Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Nel video di oggi, trigger warning, fumerò un po' di questa pipetta senza nicotina che compro tipo 2 volte all'anno senza motivo a caso. Se vi dà fastidio passate a un altro video perché ho visto un po' di ASMR artist che fumano la pipetta, non so come chiamarla, il vape, in alcuni video e ho preso ispirazione. Vediamo se vi piace. Prima di iniziare col video volevo dire alle persone che non parlano l'italiano che non mi sono dimenticata di voi, ma che presto farò anche un video in inglese, quindi tenete duro. E invece in questo video, in ritardo di tipo 5 anni, voglio commentare con voi i primi episodi di Euphoria. Io non l'avevo mai visto, ho iniziato a vederlo una settimana fa, quindi commenterò i primi 5-6 episodi. E dato che è uscito da un po' di anni farò degli spoiler, quindi secondo trigger warning. Non l'avevo mai guardato perché mi sembrava, diciamo, una versione di Skins dei tempi contemporanei, quindi ho pensato semplicemente che non mi sarei potuta ritrovare nelle situazioni di un adolescente di oggi, perché ahimè non sono più adolescente. Ma questa cosa che dirò è controversa perché l'attrice ha fatto alcune dichiarazioni diciamo imbarazzanti che non starò di cui non parlerò in questo video, però mi piace molto fisicamente l'attrice che fa l'attrice che si chiama Sydney Sweeney, per me è molto bella e non sapevo nulla di tutta la questione politica delle sue dichiarazioni, l'ho saputo tipo 2 giorni fa dalla mia collega. Rimane il fatto che ho iniziato a vedere Euphoria perché pensavo fosse molto bella l'attrice Sydney Sweeney. E questo è stato, diciamo, il motivo per cui che mi ha fatto dire ma guardiamo questa serie con questa attrice, e quindi ho visto gli episodi, praticamente farò spoiler. Sono arrivata all'episodio in cui Nate e la sua ragazza, che anche lei è una buona assurda, accusano Tyler dell'aggressione alla ragazza di Nate, e quindi lui viene scagionato e loro possono tornare assieme. Allora, il mio personaggio preferito di tutta la serie è, scusate se non so ancora tutti i nomi, è Kat, che è la ragazza quella che si mette a fare tipo i video art su internet. Tralasciando questa parte dei video, cioè questa parte del personaggio, appena l'ho vista nella serie ho detto l'amo, questa sono io. Mi piace tantissimo il suo personaggio, mi piace tantissimo la relazione che ha con l'altro ragazzino, diciamo, che è innamorato di lei e lei vuole fare la dura, però secondo me poi si innamorerà anche lei di lui, non mi ricordo come si chiama. E poi ovviamente legge fanfiction slash e sta su Tumblr e tutte queste cose, scrive fanfiction, quindi la amo e è il mio per ora personaggio preferito in assoluto. È una figa allucinante.
personaggio invece che all'inizio, tipo le prime 2 puntate, non stavo capendo, ce l'avevo messo nella categoria personaggio piatto e stronzo, era appunto il personaggio fatto da Jacob Elordi, che mi pare si chiami Nate, e all'inizio ovviamente lo odiavo e non, cioè lo odio ancora adesso il personaggio, ma se prima lo ritenevo non interessante, adesso è molto molto interessante come personaggio, e è molto molto interessante anche il papà di Nate, che io continuo a chiamare Nate e spero si chiami Nate, e pensavo fossero personaggi molto più piatti, invece sono interessanti, e soprattutto pensavo che il papà di Nate fosse molto diverso, molto più tossico, perché inizialmente sembrava il classico personaggio violento e cattivo, invece ha molte sfumature di grigio, e mi è piaciuto come si è approcciato a Jules durante l'episodio della festa del Luna Park, perché a un certo punto avevo paura che andasse a picchiarla e invece no, quindi è stato, mi ha sorpreso. Ugualmente io non so se è normale questa cosa, ovviamente allora faccio una piccola premessa che quando uno shippa, ovvero vede bene assieme 2 personaggi di una serie o di un film o di un libro, le dinamiche non sono quelle che poi riterrei sane nella vita di tutti i giorni, quindi spesso ci piacciono delle dinamiche di coppia tossiche nelle serie, come può essere Hannibal e Will, o come può essere Draco e Harry, Draco e Hermione, tutte queste ship comunque famose che di sottofondo hanno una tossicità elevata, perché sono tutte coppie, tutte persone che si sono ferite a vicenda in modo importante, che hanno detto delle cose brutte uno dell'altro, che si sono anche ferite fisicamente. Quindi partiamo dal presupposto che vi sto per dire una ship che a me piace molto, non so se esiste, se c'è gente effettivamente che shippa questi 2 personaggi, però mi rendo conto che sia molto molto tossica come ship e malsana, ma io ho visto benissimo Jules e Nate, Jacob Elordi, che spero si chiami Nate, perché non sono sicura, ma mi è sembrato che quando Nate chattasse con Jules fosse effettivamente preso e avesse effettivamente creato una connessione con Jules, e anche quando poi si è incontrato con lei dopo il Luna Park e l'ha baciata, e poi le ha detto anche delle cose cattive, però le ha detto anche: io non voglio rovinarti la vita perché io so che sei una brava persona e ti meriti di meglio. E non lo so, è un personaggio, lui, davvero davvero interessante, e io vorrei tantissimo che loro due si riuscissero a incastrare e Jules riuscisse a renderlo una persona migliore, e insomma sono per ora la mia coppia ship preferita, che non credo, non lo so se succederà niente, qualcosa tra loro due, perché io so dai social che poi Jacob Elordi andrà con Cassie, che è l'attrice che fa Sydney Sweeney, quindi non so se in mezzo a queste 2 cose ci sarà anche una relazione con Jules, ma non credo, anche perché Nate a me sembra pazzo, cioè non so, è molto molto strano come personaggio, quindi mi incuriosisce molto. Ma poi sì, mi piace anche la coppia di Kat con il ragazzino, quello un po' sfigatino, ma secondo me quella fra poco sarà canon.
quindi speriamo. Mentre non mi ricordo il ragazzo con cui adesso sta Cassie, ma non li vedo molto bene assieme, e so che lei si innamorerà di appunto Jacob Elordi, e quindi non lo so, non mi piacciono come coppia a pensarli così, però so che è una delle coppie principali di tutta Euphoria, quindi magari dopo mi piacerà di più. E quindi niente, poi vabbè, in realtà la protagonista è Zendaya che fa Rue, e mi piace tantissimo il nome Rue perché ovviamente mi viene in mente Rue di Hunger Games. E non è tra i personaggi che mi annoiano di più di tutta la serie, lo trovo un personaggio molto scontato. Non è che non mi piaccia, però mi annoia molto il suo personaggio, in realtà è tipo la protagonista, quindi mi sento, cioè mi dispiace che non mi piaccia, però magari è un personaggio che mi stupirà come mi hanno stupito altri personaggi della serie, quindi aspettiamo. E se devo paragonarla con Skins, mi manca un po' quella crudezza che secondo me in Euphoria non c'è, in Skins era tutto un po' più marcio, mentre in Euphoria mi sembrano tutti un po' più fighettini, ma può essere perché Skins era inglese come serie, mentre questa è americana, quindi forse gli inglesi fanno delle feste un po' più marce, e mi sembravano ecco un po' più ragazzini, mentre in Euphoria mi sembrano più grandi di me, cioè a vederli così, cioè sono stra belli, stra adulti. Però vediamo come si svilupperà, tanto non sono tanti episodi e sono solo 3 stagioni, la terza stagione la stanno mandando in onda ora, quindi insomma fatemi sapere se voi avete visto la serie, che cosa ne pensate. Io stasera penso che guarderò gli ultimi episodi della prima stagione e poi magari li commenterò ancora con voi. E settimana prossima spero di fare in tempo a fare un video perché andrò a Napoli con i miei nipoti, perché mia nipote ha richiesto come regalo di Crisima di andare a Napoli, quindi per l'ennesima volta sarò a Napoli. Ma spero comunque di trovare il tempo per registrare qualcosa per voi. Come prossimo video pensavo di fare un video grattini al braccio con audio in inglese, non odiatemi, però poi arriveranno anche in italiano. E se volete continuerò ecco a raccontarvi di come va la mia visione di Euphoria, oppure no, magari mi stanco, per ora non è una serie che mi sta esaltando, ma non è male da guardare, cioè è piacevole, e però ditemi se succede anche a voi, io vedo loro e non mi sento così distante d'età, in realtà hanno tipo 15 anni meno di me, anche di più, e non lo so, da una parte mi sento anch'io così ragazzina, dall'altra ci penso e dico no Elisa, tu non hai la loro età, ed è scioccante, ma la sto guardando e mi piace anche se non sono più adolescente, quindi vuol dire che sono ancora giovane dentro. Quindi questo era il video di oggi, fatemi sapere se vi è piaciuta la parte della pipetta e ci vediamo
settimana prossima